Buongiorno a tutti, io sono Fabio, benvenuti sul mio canale L'amore per le parole. Ci saranno presto delle novità, perciò per chi non l'avesse già fatto, mi raccomando attivi la campanella delle notifiche per restare sempre aggiornato. Per migliorare insieme a poco, sarebbe bello avere da voi qualche indicazione. Se vi fa piacere, vi aspetto nella sezione commenti YouTube qui sotto. Tutto quello che non conosciamo ci incuriosisce. In particolare i misteri legati alla nostra mente. Le patologie che la colpiscono ci lasciano spesso attoniti. Non ne comprendiamo le cause, mentre vediamo ben evidenti gli effetti. E quella strisciante alterazione dell'equilibrio psichico che non si risolve col tempo, la psicosi cronica, è proprio uno di quegli enigmi con cui oggi ci confrontiamo sempre più frequentemente. Il disturbo psicotico più noto che ci colpisce è la schizofrenia, una malattia che si manifesta presto in età giovanile, alterando in chi ne soffre la percezione e l'elaborazione della realtà. Nel malato si genera uno stato di ansia e irrequietezza, un'attenzione maniacale a tutto ciò che lo circonda, a cui spesso segue un vero e proprio isolamento emotivo e sociale. Allucinazioni uditive, deliri persecutori, disordine nel pensiero e nel linguaggio sono i sintomi più comuni della schizofrenia. Le cause sono sempre difficili da individuare, anche se l'origine genetica e ambientale parebbe più di un'ipotesi fondata. Per fortuna oggi esistono farmaci antipsicotici efficaci contro i sintomi, che abbinati a interventi di tipo cognitivo-comportamentale per lo sviluppo dell'autosufficienza, della comunicazione interpersonale e il controllo degli altri comportamenti problematici, sembrano dare buoni risultati. La parola schizofrenia fu coniata agli inizi del 1900 da uno psichiatra svizzero, Eugène Bleuler, che studiava con attenzione questo disturbo. La parola prende vita dalla lingua greca, che sembra quasi descrivere la storia di questo disagio psichico. Essa scaturisce dall'accostamento tra un verbo che evidenzia una separazione e un sostantivo che rappresenta l'identità intellettiva. Il verbo è schizo, che significa dividere, separare, scindere. Il sostantivo è fren, che vuol dire anima, mente, intelletto, ragione, pensiero, senno. Con grande suggestione apprendiamo quindi come l'etimologia della parola racconti la drammaticità di una separazione delle funzioni mentali, di una scissione della mente che provoca difficoltà nelle emozioni, disarticolazione del linguaggio, alterazioni delle percezioni. E come per incanto, allora, ci ritroviamo avvinti in un abbraccio con chi non riesce più a distinguere la realtà dall'immaginazione, con chi perde i confini del proprio io, proprio a causa di una mente che a poco si frantuma, di un pensiero che lentamente si scinde, di un'anima che inesorabilmente si distacca.